Bene ragazzi, bentornati o benvenuti nel mio canale. Nel video di oggi vi farò vedere come fare la messa a punto delle ruote di una vecchia city bike. Si tratta del quarto capitolo di un progetto che abbiamo iniziato diversi video fa, di cui vi metterò il link qui sopra. Vi invito ad andare a vederli perché potrete capire come siamo arrivati alla fase di oggi. Oggi infatti andremo a fare la messa a punto di queste vecchie ruote. Si tratta di ruote di una city bike che è stata ripescata dal letto di un fiume, ruote che comunque sono state cambiate dal precedente proprietario, ma che sono state comunque lasciate alle intemperie per tanto tempo, quindi hanno bisogno sicuramente di essere pulite, bisogna rimuovere l'ossido, bisogna andare a ringrassarle e a rimetterle completamente a posto. Allora ragazzi, la prima cosa che ho deciso di fare dopo aver tolto le ruote è prendere la ruota posteriore e andare a rimuovere quello che è la ruota libera. Quindi dal momento che si tratta di un pezzo particolarmente inchiodato, ci andiamo a mettere un po' di WD-40 e poi andiamo ad aprire la ruota libera. Il bello di questi componenti è quello che possono essere aperti anche senza un particolare estrattore. In questo caso ci sono due punzoni, con un piccolo picchio andiamo a battere piano piano. Adesso fate questa operazione leggendo bene, ecco qui, vedete. Quando ho fatto questa operazione l'ho fatta dopo aver visto un video in cui veniva aperto con la stessa tranquillità con cui l'ho aperto io. Ok, quindi una grandissima cazzata, perché all'interno ci sono 100 microsfere da 2,8 mm. Quindi io l'ho aperta, l'ho tirata su e queste microsfere, come vedete adesso, si sono disperse per il mio laboratorio. Sì, le ho ritrovate con una calamita, ma ragazzi, non fate questa cazzata. Quindi appoggiatevi come ho fatto io in questo caso su un piano con le sponde alte. Quando lo aprite, le sfere se anche dovranno andare a cadere, cadranno all'interno del ripiano e quindi non le andrete a perdere. Tolto quello andremo a lavorare sui mozzi delle ruote, quindi in questo caso abbiamo una ruota con i mozzi a coni e sfere, quindi sfere libere, senza dei cuscinetti con le sfere libere. Quindi andiamo a rimuovere come abbiamo fatto per la mountain bike. Vi linko sopra il video della lavorazione del mozzo delle ruote della mountain bike. Quindi andiamo a rimuovere il controdado, andiamo a rimuovere poi il cono come ho fatto io adesso e togliamo l'asse centrale. Ecco qui, la sfiliamo con attenzione. Qui abbiamo soltanto 6, 8, 9 sfere, comunque sono anche grandi. In ogni caso, nel caso di perderle, quindi andate a farle cadere come sto facendo io in un ripiano di sicurezza. Quindi ecco qui, le facciamo cadere tutte. È sempre buona norma quella di andare a contarle. E andiamo adesso ad eseguire tutte le operazioni di pulizia. Quindi andiamo a rimuovere e a pulire il cono, che è questa parte che sto pulendo io adesso, l'asta centrale e tutti i componenti. Per fare questo lavoro utilizzerò semplicemente il WD-40, quindi andremo a pulire per bene tutti i pezzi. Come sempre sono parti delicate, quindi fate attenzione a non rovinarle. Se dovesse esserci granuli di terra andate a toglierli piano piano. Adesso andiamo nel mozzo, andiamo a metterci del WD-40 e poi a pulirlo con uno strofinaccio. Un'operazione semplice, serve solo un po' di pazienza, olio di gomito e il mozzo verrà fuori pulito. Andate a rimuovere tutto quello che c'è dentro, quindi olio, grasso, sporco, andate a pulirlo in modo che la sedia di alloggiamento dei cuscinetti sia perfettamente pulita come in questo caso. Facciamo la stessa operazione anche dall'altro lato, ovviamente. Neanche a dirlo, WD-40. Uno straccetto e andiamo a pulire. Io mi aiuto con un cacciavite per andare in profondità, ovviamente sempre senza che la punta del cacciavite vada a toccare la sedia di alloggiamento dei cuscinetti, quindi la punta del cacciavite è bene avvolta nel nostro finaccio con più e più strati. Adesso andiamo a mettere il grasso per cuscinetti. Andiamo a metterlo all'interno della sedia di alloggiamento dei cuscinetti, mettiamone una buona quantità, ricordatevi poi che tutti gli eccessi verranno tolti successivamente. Il grasso ci permetterà sia di tenere le sfere lubrificate successivamente, ma prima in questo momento ci permette di tenere le sfere ben bloccate nella loro sedia di alleggiamento. Andiamo a mettere il perno centrale con relativo cono e ribaltiamo la ruota per fare la stessa operazione dall'altro lato. Adesso che abbiamo messo tutte le sfere possiamo andare a mettere l'altro cono. Fate attenzione, rimuovete prima tutti gli eccessi
e poi mettete il cono. Il cono verrà fissato prima con questa parte, prima si avvita il cono con la sua parte filettata e poi lo fissiamo col controdado. Ovviamente avvitatelo finché arriva a contatto con le sfere, non stringete troppo altrimenti andrete ad inchiodare la ruota. Adesso mettiamo il controdado e poi, come abbiamo fatto per la ruota della mountain bike, andiamo a usare una chiave piatta da 14 o da 15 in base alla dimensione del vostro mozzo, del vostro cono e del vostro controdado, e poi andiamo a fissare. Quindi teniamo fermo il cono e stringiamo il controdado. E adesso sarà la volta della ruota libera, quindi andiamo a ricomporre la ruota libera. Nella ruota libera, molto importante, cosa che sto facendo adesso per farvelo vedere, è quello di rimettere, fate molta attenzione perché quando aprite la ruota libera vi troverete dei fermagli con due mollettine molto piccole. Queste servono ovviamente per permettere alla ruota di rimanere bloccata quando girate al contrario, o di essere fluida quando date una pedalata, ovviamente. Insomma, come sapete come funziona la ruota libera. Quando pedalate la ruota gira, quando non pedalate la ruota gira a vuoto. Anche in questo caso rimettete il grasso vi permetterà di tenere in questo caso sempre di più le sfere bloccate. Parliamo di 51 sfere da un lato e 51 sfere dall'altra. Operazione molto delicata ma molto semplice una volta che c'è il grasso. In ogni caso ricordatevi sempre sponde alte nel posto in cui vi appoggiate, in modo che se qualcosa va male voi le recuperate. Ecco qui il ferretto e la mollettina. Il grasso in questo caso vi permetterà di tenere ferma anche la molla. Una molla veramente piccola, fate attenzione, è importantissimo che ci sia. Altrimenti andrà a farsi benedire il meccanismo del movimento centrale, del movimento della ruota libera. In questo caso ne abbiamo due, uno da un lato e uno dall'altro. Facciamo una piccola prova per vedere se funziona, e funziona anche in questo caso. Adesso andiamo a rimontare la ghiera, quella dove ci saranno poi i denti, e come vedete nella parte alta, ecco qui, come vedete ruota o si blocca. Funziona perfettamente. Nuovamente grasso e andiamo a mettere le altre 51 sfere. Ricordate sempre che tutti gli eccessi verranno rimossi successivamente. E una a una per 51 volte andremo a mettere le sfere. Mettiamo anche questi distanziatori che permetteranno poi alle sfere di rimanere nella parte giusta in cui devono rimanere. Sono nel mio caso 3 anelli che vanno infilati nella parte centrale. E andiamo a ricoprire, a rimettere il coperchietto di chiusura. Ecco qui. Avvitiamo a mano e poi lo fissiamo con altri due colpetti, punteruolo e martello di gomma. Non forzate per non rovinarlo, 2 colpettini leggeri. Adesso a questo punto andiamo a pulire le ruote, quindi una ruota è una bicicletta, come vi ho detto, è rimasta esposta all'intemperie, quindi i raggi sono tutti belli ossidati e arrugginiti. Quindi con una carta, con una grana da 100, andremo a rimuovere quello che è lo sporco nei raggi. Adesso passiamo al cerchio, in questo caso una grana un po' più sottile, ci serve semplicemente pulire, lucidare, togliere lo sporco, non graffiare quella che è la cromatura della ruota, via. Semplice lavoro di pulizia, ragazzi, niente di più. A questo punto, ragazzi, ho deciso di finire il lavoro con una spazzola di metallo. Ovviamente adesso dobbiamo andare a pulire tutto quanto, quindi un panno, del petrolio bianco e andiamo a ripulire tutta quella che è la polvere che si è tirata fuori dalla lavorazione. Ragazzi, anche questo video è arrivato al termine, io spero che quello che avete visto vi sia piaciuto. Come sempre vi invito a mettere mi piace a questo video, iscriverti al canale e lasciare un commento. Mi raccomando, se tu hai fatto questo lavoro, se ti è piaciuto quello che ho fatto, metti un commento, anche se hai dei commenti da fare, delle critiche sul lavoro che ho fatto. Buon proseguimento!